Salve a tutti. Vorrei ancora parlare della magia bianca e della magia nera. Come qualcuno ha scritto, la magia bianca o nera dipende dalle intenzioni di colui che la fa. Però non solo. Essendo la magia nera mentale, perché l'anima è positiva, ma la mente spesso no, essendo, dicevo, mentale, ha bisogno di orpelli, quindi di grimori, di frasi, di costumi, di liturgia, eccetera, eccetera. Anche la magia bianca può usarli, ma non è la sua base, semmai è qualcosa in più. La magia nera di solito è fatta per acquisire potere o soldi, che è più o meno la stessa cosa, e viene fatta su larga scala. Cioè di solito sono gruppi abbastanza folti che lo fanno per soldi. Esistono anche gruppi che fanno la magia bianca, però spesso questi gruppi sono anch'essi mentali. Per cui è più facile che funzioni la magia bianca che la magia nera che non la magia bianca. E la magia, quando funziona, si può verificare, perché se si fa ad esempio una magia che va contro un gruppo magico di astrale negativo, la risposta arriva sempre. Se non arriva risposta, vuol dire che la magia non ha funzionato. La risposta può arrivare in 1000 modi. Può essere una telefonata, può essere una frase detta appena accendete il televisore, può essere una frase che vi dice qualcuno per strada, può essere una frase strana scritta da qualche parte che vi capita sotto gli occhi, eccetera, eccetera. In genere viene comunicata a voce. La magia nera è fatta da coloro che hanno bruciato la propria anima e sono diventati tutta mente. In genere sono persone che lo fanno per denaro, per avere potere, e spesso queste persone però sono anche molto distruttive, o almeno non esiterebbero a distruggere per perseguire il loro potere. E queste persone sono tante. Sono tante perché il nostro mondo, la nostra terra, è un mondo, come ho detto, piuttosto basso. Noi abbiamo un mondo che persegue il potere, e i piaceri, ma in realtà predica la rinuncia ai piaceri. Cioè la Chiesa predica la rinuncia ai piaceri, l'astinenza in tutti i sensi. Il Buddha diceva: non abbiate dimestichezza con i piaceri, come se alla purezza della spiritualità, a Dio, non piacesse che l'uomo si divertisse un po', anche in modo sano. Questo perché l'anima intristita
più facilmente fantastica di avere un futuro dove sarà felice, e sarà felice conquistando delle cose. Mi spiego meglio. Se io sono infelice e non so perché, penso che, andando con la mente, penso che se potrò comprarmi una nuova macchina, avere una bella donna, un bell'uomo, avere un posto di maggior prestigio in ufficio, avere una casa più bella, eccetera, eccetera, io sarò felice. Oppure se avrò tanti amici o farò dei figli, questo è un tasto molto importante per molte donne, io sarò felice, mentre sono infelice perché non ho figli, per esempio, il che non è vero. L'infelicità viene sempre da dentro, non viene dai fatti di fuori, viene da dentro. Intendiamoci, se io perdo una persona che amo, il fatto viene da fuori e naturalmente è vero. Se perdo il lavoro, il fatto viene da fuori, però la disperazione assoluta viene da dentro. I fatti esterni piano piano decadono e si trova il modo di superarli. Se non decadono, è segno che quella tristezza, quel dolore viene da dentro. Di solito la tristezza è un dolore coperto, camuffato dalla mente che lascia i suoi residui, nonostante sia stato cancellato, rimosso, diciamo. La magia bianca è la magia dell'anima, per questo è una via evolutiva, perché alimenta l'anima e si rivolge all'entità natura. Infatti si chiama anche magia naturale. Gli antichi la conoscevano e la perseguivano, perché non avendo una mente prefabbricata, riuscivano a cogliere ciò che c'era nella natura, e cioè le creature che animavano la natura, perché l'essenza globale intelligente del mondo e della terra si frammenta poi costituendo tante creature addette alle varie parti naturali, un po' come se io dico l'umanità e poi conosco degli uomini. Gli uomini fanno parte dell'umanità. Queste creature che oggi diremmo semidivine, in qualche modo erano percepite dagli antichi uomini come entità che animavano un bosco, un fiume, una sorgente, un luogo, una collina, eccetera, eccetera. E a questi veniva chiesto aiuto. E se si costruiva una capanna o una casa, si facevano delle offerte alla divinità che si sarebbe occupata di tenere in piedi la capanna e la casa. Quindi l'umanità all'epoca vedeva la natura come animata e soprattutto vedeva le anime dei morti restare, almeno per un certo periodo, o almeno alcune, sulla terra, per cui c'era il contatto con i morti. Sono tutte cose che noi abbiamo perduto. Le abbiamo perdute perché la religione, che è il grande potere occulto, non permette di deviare dal culto dell'unico padrone assoluto, e cioè Dio. Allora, se ci sono entità nella natura, io non mi rivolgo direttamente a Dio, gli tolgo potere.
Al limite la Chiesa è ricorsa ai santi proprio per sostituire queste entità, in quanto la gente era abituata a rivolgersi, non so, all'entità del fiume, dei mari, della terra, del bosco, delle colline, della bellezza, dell'amore, della prosperità, eccetera, eccetera. E così la Chiesa ha costituito dei santi, la maggior parte sono fake, quasi tutti. Anche perché non c'è testimonianza storica dei santi, non ce n'è quasi nemmeno del Cristo, no? Perché non erano personaggi storici, cioè che avessero un potere. Per cui descrivono solo i preti che si inventavano la geografia, talvolta attraverso un sentito dire, e sono i più attendibili quelli attraverso un sentito dire, cioè una leggenda tramandata, perché documenti ufficiali non ce n'erano, non ce ne sono mai stati. Per il resto, per esempio le anime dei morti, no? Come ho già spiegato, la Chiesa dice che noi le dobbiamo aiutare perché in realtà non hanno nessun potere di aiutare noi. Perché? Perché altrimenti la Chiesa deve rinunciare a una fetta di potere, perché la gente va a pregare i morti anziché pregare Dio. Quindi l'assottigliare questo stuolo di semidivinità è importante perché ridà il potere assoluto a Dio, perché Dio ha un potere assoluto. Il Dio cattolico è un potere assoluto, indiscutibile. Perché fa le cose? Ha dei suoi disegni che noi non possiamo capire. Questo sta tutto il giorno a fare i disegni. Non è molto credibile come cosa, no? Che con miliardi di persone sulla Terra lui si preoccupi di studiare per ognuno una via, una cosa, cioè poteva fare un mondo più felice, insomma, no? E si risparmiava tutto questo. Non ha un senso compiuto questa credenza. La ragione per cui la Chiesa ha inventato il principio dell'astinenza, l'astinenza dai piaceri in genere, quindi dal mangiare, dal dormire, dal fare l'amore, tutto ciò che può dar piacere all'uomo, è da ricercarsi nel fatto che l'astrale negativo ha più buon gioco sulle persone tristi che sulle persone allegre. Non è difficile trasformare una persona triste in una persona arrabbiata, o una persona vendicativa, o una persona che ha forti bisogni, mentre è più difficile trasformare una persona che sta bene, perché in fondo ha già quello che le serve, quello che le basta, che le è sufficiente. Allora, togliere i piaceri, quelli elementari, no? Del nutrirsi bene, del fare l'amore, questo è uno dei piaceri, specie se è accompagnato dall'amore, ma anche se non è accompagnato dall'amore, ma è accompagnato dal rispetto e dalla gioia, è una cosa di per sé molto buona, no? Quindi il libero amore, purché tutelato dalle malattie o dalla possibilità di fare figli indesiderati, è una delle gioie della vita, no? E deve essere rispettato, deve essere onorato anche, no? Perché crea gioia sulla terra. Ma naturalmente l'astrale negativo fa del tutto per toglierlo, per cui ha costruito la prostituzione, la denigrazione della donna, la demonizzazione del sesso, eccetera, eccetera, creando una serie di infelici. E quando Freud dice che molte nevrosi derivano dalla costrizione sessuale,
ha anche ragione, non è solo quello, ma ha ragione. E anche perché è un piacere che possano avere un po' tutti, no? Se sono gentili col prossimo, trovano un'accoglienza. Noi abbiamo trasformato il sesso in una cosa sporca e in una cosa prevaricatoria, cioè il sesso più ambito è quello sadomasochista, no? Che è quello che più va di moda nei film, libri, insomma tutto ciò che è vendibile in qualche modo, tutto ciò che è commerciale. Quindi è proibita la sessualità, ma è favorita la sessualità prevaricatoria. Non parliamo poi della pedofilia, eccetera, che lì c'è un capitolo a parte che per ora è bene non aprire, perché scandalizzerei molti e non sarei creduta. Quindi la magia bianca non è il fatto di essere buoni, intendiamoci, è il fatto di compierla attraverso l'anima, cioè attraverso il sentire, ma il sentire sano, perché anche la rabbia si sente, ma se non è capita bene è insana, se è compresa può essere ben sana. Il che vuol dire che la magia bianca può fare anche del male a qualcuno, se questo male costituisce il bene di altri. Cioè, all'epoca di Hitler, no? Questo si sa attraverso i documenti, eccetera, c'era gente che faceva magia bianca contro Hitler, anche perché Hitler faceva molta magia nera con i suoi. Beh, quello non era una magia malvagia, quella bianca, no? Cercava di togliere qualcosa che era difficile togliere, ovviamente, no? Ma che era un male per l'umanità. E quindi non si adopera il cattolicesimo per la magia, si adopera la consapevolezza. Poi naturalmente se la consapevolezza non c'è, ognuno può inventarsi di fare cose malvagie a fin di bene, questo c'è sempre stato, ma la magia bianca è solo dei consapevoli. Ci sono poi persone che sono portate naturalmente alla magia, indipendentemente dalla loro preparazione animica, diciamo. E hanno a sprazzi un po' queste cose, che però non sanno mai gestire molto bene in genere. E questa è una magia che andrebbe un po' educata, un po' spiegata, sia per alimentarla, perché la magia è una delle forme evolutive dell'uomo, sia perché può fare del bene ad altri, insomma può essere una cosa molto positiva. Naturalmente, come diceva Santa Teresa d'Avila, occorre un maestro interiore o un maestro esteriore. Ora, sul maestro interiore, sì, in parte funziona, ma bene o male un maestro esteriore un po' occorre. Maestro nel senso di persona che ha passato un po' la stessa cosa, no? Perché questo, non perché debba essere la figura asettica che spesso diventano i santoni, no? Dunque, la magia bianca ha spesso delle risposte quando viene effettuata, e cioè chi fa un rito, perché sempre di un rito si tratta, di una dimensione particolare si tratta,
fatta nella magia bianca, anche lì c'è una risposta dell'astrale positivo. La risposta può essere inutile adesso che le faccio perché se no diventa una fissazione. Comunque chi la fa e funziona, cioè e la fa davvero, e scopre la risposta visibile o udibile in qualche modo, in genere visibile. Per la magia nera c'è la stessa cosa, perché in fondo le due si somigliano un pochino, anche se, come ripeto, la magia nera non solo è fatta con la mente artefatta, ma cerca di alimentarla, così come la magia bianca invece va ad alimentare l'anima. Alimentando l'anima aiuta a far crollare gli schemi della mente condizionata, quindi aiuta ad evolvere, per questo è una via evolutiva. E ci sono persone che hanno delle doti particolari, come ho detto, e ci sono persone che pur non avendo doti particolari, o magari le hanno ma non se ne accorgono, hanno un grande desiderio di svolgere questa attività. Ora, il desiderio di fare magia può derivare, scusate, prendo una mentina, può derivare o dal desiderio